Ci troviamo nella chiesa della Mascarella, all'incrocio con via Irnerio. La chiesa è stata ricostruita dopo gli anni 50 in seguito alle distruzioni belliche, ma le sue origini sono molto più antiche e la storia di questa chiesa è legata anche alla biografia di San Domenico, il fondatore dell'ordine dei predicatori. Per questo motivo, all'originario titolo di Santa Maria della Purificazione venne aggiunto anche il titolo di San Domenico e in questa chiesa tra l'altro si venera anche Santo Mobono, che è il patrono dei sarti. San Domenico, è noto che San Domenico installò a Bologna, importante città universitaria, uno dei primi nuclei della sua famiglia religiosa e la prima sede della comunità dei predicatori bolognesi fu proprio presso questa chiesa. Si trasferiranno poi nel luogo attuale della basilica e del convento di San Domenico solo alcuni anni dopo, quando erano in cerca di uno spazio più ampio. In pochi anni, infatti, anche molti bolognesi, tra i quali anche parecchi studenti e tanti professori dell'università, avevano bussato alle porte del convento, attratti dall'esempio dei primi frati, e vivevano qui in povertà, dediti alla preghiera, allo studio e alla predicazione. Siamo nel 1218. Un giorno San Domenico volle visitare la comunità bolognese. Di quel momento la chiesa della Mascarella custodisce oggi una testimonianza bellissima. È la tavola che state vedendo, attorno alla quale i frati si riunivano per i pasti e che poi venne dipinta con vivaci ritratti dei primi membri di quella comunità. Al centro, il frate con l'aureola è San Domenico, fu canonizzato nel 1234. È il primo ritratto che possediamo del santo. Il bellissimo ritratto di frate Domenico corrisponde alla descrizione di una giovane donna bolognese, la beata Cecilia, che seguì il santo facendosi monaca. Scrisse Cecilia: era di media statura ed esile di corpo, aveva un bel viso, la carnagione un tantino rosea, i capelli e la barba tendevano al rosso, gli occhi erano belli. Questa immagine antica del santo è stata anche ripresa in una vetrata moderna qui nella chiesa della Mascarella. Fu attorno a questa tavola che accadde anche un fatto miracoloso ed è scritto negli atti della canonizzazione di Domenico. Il fratello economo Fra Bonvisio informò Domenico della estrema povertà dei fratelli. Quando giunse l'ora di pranzo, i fratelli si riunirono a mensa, ma non c'era proprio nulla da mangiare. Domenico allora lodò il Signore per la semplicità e la fiducia dei suoi frati. Comparvero 2 angeli che deposero sulla mensa 2 canestri con dei pezzi di pane. Una parte della tavola dei fratelli, la tavola del miracolo di San Domenico, si trova attualmente nella cella del santo, nel convento, nel luogo della morte di San Domenico. Un altro frammento è custodito a Roma nella sede generalizia. Qui alla Mascarella però è conservato il frammento più importante e più grande, anche quello che contiene questo bellissimo dipinto. Nella sua semplicità il dipinto sembra quasi un'ultima cena. Domenico tiene il posto centrale, il posto di Gesù, perché in fondo questo significa essere santi, vivere la vita di Gesù. La scena, più che in un refettorio, sembra quasi ambientata in una chiesa. Si notano delle colonne con capitelli come quelle che si trovano nelle antiche cripte bolognesi. Questo indica il legame che i frati hanno voluto ricordare tra la fraternità del monastero, il miracolo di Domenico e l'Eucaristia. Domenico offre ai suoi fratelli un cibo straordinario, è il cibo della sua fede, della sua piena confidenza in Dio. E sembra così rispondere San Domenico al comando che un tempo Gesù diede ai suoi apostoli nel famoso episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci: voi stessi date loro da mangiare.